Ciao ragazzi, ci avete visto viaggiare nei giorni precedenti con i nostri amici Bettina e Christian. Che ne dite se oggi non facciamo un giro all'interno del loro camion per farvi vedere come l'hanno sistemato, dato che sono 15 anni che viaggiano? Potrebbe essere una buona idea. Tanto ve li presento. Hello. Christian? Hello, my name is Bettina. E questo è il nostro Mammut. In questa fantastica giornata di pioggia siamo qui fermi in Ecuador e vi mostriamo il nostro Mammut. Viviamo nel nostro camion dal 2004. Ci abbiamo messo 2 anni a costruirlo e ora quindi possiamo dire di conoscere davvero molto bene il nostro camion e lo amiamo. Viviamo nel nostro Mammut da 16 anni. L'abbiamo comprato nel 2002 e ci abbiamo messo 2 anni per costruirlo. Nel 2004 abbiamo lasciato l'Europa per arrivare in questa parte del pianeta. And here we are. Benvenuti a bordo, questa è la nostra cucina, abbiamo molti sportelli dove riponiamo cibo e abbiamo molto spazio per diverse cose. Abbiamo spazio per piatti, stoviglie. Dato che mi piace molto cucinare e per me la cucina è una cosa molto importante, ho bisogno di molto spazio e infatti qui ad esempio ripongo tutte le mie spezie per i piatti più particolari. In questo spazio posso riporre tutto quello che mi serve per cucinare i miei piatti indiani o i miei piatti italiani anche. Qui ci sono i fornelli e il forno, infatti abbiamo la possibilità anche di fare la pizza. Pizza italiana senza glutine e qui abbiamo anche il dolce senza glutine con la banana. Abbiamo anche diversi cassetti organizzati molto semplicemente e i cassetti si possono anche estrarre. Sono costruiti molto semplicemente, così li possiamo riparare facilmente anche durante il viaggio, anche se per ora non ci è mai capitato. In questo sportello abbiamo la spazzatura e qua sotto abbiamo olio e altre bottiglie che potrebbero rompersi, invece qua sono al sicuro. Questo invece è il nostro forno che teniamo sempre bello pieno di cose in modo tale che non si muova niente e quindi non si rompa niente. Siamo persone a cui piace molto l'aria fresca e ci piace molto avere la nostra cellula ventilata. Così abbiamo messo qui questa grande finestra che diventa anche panoramica. Così quando siamo parcheggiati in un bel posto possiamo aprire la finestra e goderci a pieno il panorama. Questo è lo spazio che usiamo per, ad esempio, lavorare al computer oppure per mangiare. Qua sopra abbiamo anche un ventilatore. E qui abbiamo un altro gavone dove abbiamo la possibilità di riporre molte cose. Vedete, qui c'è un grandissimo spazio a disposizione. È comodo avere una grossa dispensa quando ad esempio state fermi diversi giorni in pieno isolamento. È diviso in 2 parti, adesso vi mostro la parte inferiore dove abbiamo 2 boiler. Anni fa abbiamo installato questo boiler che è direttamente connesso all'impianto di raffreddamento del motore, così che ogni volta che guidiamo troviamo sempre l'acqua calda nel boiler. Ha una capacità totale di 20 litri e può essere riscaldato anche attraverso l'utilizzo di una resistenza elettrica. Dietro di questo abbiamo il boiler a gas della Truma che ha una capacità di 15 litri. Questo lo utilizziamo quando ad esempio stiamo fermi molto tempo e non siamo connessi alla lettera elettrica, ciò ci consente di avere sempre l'acqua calda comunque. Qui abbiamo altri cassetti con molto spazio, abbiamo poi alcune cassette dove riporre piccoli oggetti e dietro alto spazio dove stivare altra roba. È davvero molto pratico perché possiamo davvero stivare tantissime cose. Qui abbiamo un altro mobile che è molto comodo perché è accessibile sia dall'interno che dall'esterno e questo è davvero una cosa molto comoda mentre siamo in viaggio. Questa è l'area dove c'è il frigorifero e lo spazio per le verdure. Abbiamo un frigo molto piccolo, ma ci sta tutto quello che serve. Non c'è il freezer, è un frigorifero a 12 volts. Sotto al frigorifero c'è lo spazio dove riponiamo frutta e verdura. Ci piace molto leggere e quindi abbiamo un buono spazio dove riponiamo ad esempio tanti libri.
Qui sopra invece abbiamo uno spazio poco accessibile e protetto dove teniamo i documenti e le carte più importanti. In quest'altro comodo mobiletto ci riponiamo tutti i nostri giochi e dietro, ben nascosta, invece c'è un'altra camera di sicurezza dove teniamo veramente le cose più importanti che abbiamo. È uno spazio che non deve essere facilmente accessibile ed è davvero importante averlo. Abbiamo poi capito che è davvero molto importante, quando teniamo le finestre aperte e le luci spente, avere comunque delle piccole luci d'emergenza che teniamo accese quando ad esempio guardiamo la televisione all'interno del camper. Qui ne abbiamo una molto semplice arancione e una bianca, poi altre sparse. Le utilizziamo come luci notturne e quindi spesso e volentieri sono sempre accese e riteniamo davvero molto utili. Quando siamo partiti col progetto di questo camper abbiamo subito pensato che dovesse avere bisogno di poca manutenzione, cosa che non si rompesse facilmente, e quindi tutta la mia componente elettrica era chiusa qua dentro ed è costruita molto semplicemente con dei fusibili di tipo automotive che posso sostituire e trovare facilmente in giro per il mondo. Sembra un po' incasinato, però è tutto molto semplice e facilmente riparabile. Ad oggi dobbiamo dire di non aver avuto grandi problemi con l'impianto elettrico. Qui ci sono dei semplici indicatori che ci indicano il livello di riempimento dei serbatoi e dei semplici interruttori con cui accendiamo e spegniamo le luci. Come avete visto, nel nostro camper abbiamo molta possibilità di stivare oggetti e cose. Anche qua vicino al letto abbiamo altri armadi dove abbiamo la possibilità di stivare tante cose, tra cui anche i nostri vestiti. Abbiamo un letto sopra e un letto sotto. Volevamo questa disposizione perché avevamo bisogno di più armadi possibile. Questa è la nostra doccia ed è super grande. Si può fare una comoda doccia e durante il giorno possiamo mettere le bottiglie dell'acqua potabile qua sotto. La doccia è una normale doccia da casa ed è molto robusta e con questa tenda possiamo chiudere e non bagnare il bagno. Il fondo della doccia ha una sponda alta e quindi l'acqua non esce. In bagno c'è anche l'armadio dove riporre le cose del bagno e qua dietro passano dei cavi elettrici. Questa è la griglia di ventilazione del frigorifero, in modo che il frigo si possa raffreddare. Questo è il nostro WC a cassetta, abbiamo una cassetta da 20 litri che si estrae da fuori. E c'è anche una piccola finestra. Sotto il letto abbiamo due serbatoi dell'acqua potabile da 250 litri ciascuno. I serbatoi sono separati, posso decidere se usarli singolarmente oppure connetterli insieme. I due serbatoi hanno dei tappi di ispezione, perché anche se molti dicono che non sia necessario, in realtà è molto importante ogni tanto aprirli e pulirli manualmente. Aprendo i tappi, che comunque sono ben sigillati, è possibile raggiungere ogni singolo angolo del serbatoio e pulirli molto bene. È davvero molto importante questa cosa. Cosa molto importante sia per la sicurezza ma anche in caso di maltempo è questa porta che ci consente di accedere direttamente alla cabina. È anche molto comoda perché nella notte potrebbe succedere qualsiasi cosa e quindi si potrebbe voler andare via dal posto in cui si è parcheggiato senza voler uscire dal camion. Quindi questo passaggio diventa molto comodo. Guidiamo questo camion ormai da 16 anni e siamo davvero molto contenti. È un Mercedes, è un vecchio camion dell'esercito tedesco. Noi siamo i terzi proprietari, ma ci siamo resi conto che facendo una buona manutenzione, prestando molta attenzione, il camion gira sempre davvero molto bene. È del 1984, quindi ha quasi 35 anni. Il camion può funzionare anche in 4x4 ed è selezionabile. Questo perché normalmente, se guidiamo lungo la strada, guidiamo in 4x2 senza nessun tipo di problema. Siamo davvero contenti di questo camion, lo chiamiamo Mammut e non ci ha mai dato dei veri grossi problemi finora. Quando parcheggiamo a lungo utilizziamo questa grande scala che è possibile rimuovere e mettere da parte. Quando invece siamo lungo la strada utilizziamo questo comodo accesso che diventa molto più semplice. Con noi abbiamo due serbatoi del diesel per un totale di 650 litri. Questo ci consente un'autonomia tra i 2500 e i 3000 km, chiaramente dipende molto dalle strade che stiamo percorrendo. Questa è la connessione per il caricabatterie esterno. Queste sono le nostre gomme, sono delle Michelin XZL 365/85 R20. Queste gomme si possono comprare in Cile in 2 negozi, sono delle gomme un po' particolari e quindi bisogna sapere dove andarle a comprare. Questo è un gavone esterno.
Qui tra l'altro c'è anche una batteria, altre due le abbiamo nel gavone sottostante. Cosa molto importante è che il nostro sistema di riscaldamento è posizionato sotto il sedile della dinette più o meno in questa posizione e quindi io posso accedere sia dall'esterno che dall'interno dal mobile. Qui invece abbiamo parte del nostro impianto elettrico, tra cui il regolatore solare MPPT della Victron. Abbiamo scelto l'MPPT perché è un po' più performante rispetto a regolatori più semplici e quindi le batterie sono caricate molto più facilmente. Quando ne abbiamo bisogno, comunque abbiamo anche installato un caricabatterie da rete che per ora non è che abbiamo utilizzato molto spesso. Anche questo è un prodotto della Victron, funziona molto bene e ci consente di ricaricare a 60 A. Come vi dicevo abbiamo 3 batterie, sono delle AGM da 200 A cada uno e siamo molto contenti per ora. Prima ne avevamo 4, però non l'abbiamo trovata necessaria, quindi l'abbiamo rimossa per favorire lo spazio di stivaggio. Sono una qua sopra e 2 qui sotto. Qui tra l'altro c'è altro spazio di stivaggio, ad esempio abbiamo delle sedie, un tavolo, il nostro barbecue, sono anche altre cose ed alcuni attrezzi. Dovete sapere che spesso andiamo in luoghi molto pericolosi, ci sono anche le tigri, sì ci sono tigri, ci sono i giaguari e c'è gente pazza. Questo ho il mio macete. La cosa più importante di tutte è il mio macete. No, scherzavo, non l'ho mai usato, l'ho usato solo per fare la legna per il fuoco. Nessuna tigre qui, le tigri sono in Asia. Ci sono i giaguari, però sono loro ad aver paura. Le persone sono fantastiche qui. Non abbiamo bisogno del macete. In effetti, solo per l'asado. Quando ci fermiamo cerchiamo di mettere il camion in bolla e quindi troviamo molto comodo avere delle tavolette di legno con noi per livellare quando parcheggiamo. Qui invece ci tengo i liquidi per la manutenzione, come l'olio e il grasso, tutte cose che possono sporcare in giro e quindi mi piace tenere separate dal resto della roba. Abbiamo capito che sono cose che se anche cerchi di tenere pulite, alla fine ti sporcheranno sempre in giro. In quest'altro vano ci tengo altro materiale per la manutenzione, ad esempio ho il liquido refrigerante, ci tengo un po' tutti i liquidi, ma anche i filtri di ricambio e i nostri adattatori per il gas. La cassetta del VC è della Thetford e abbiamo anche installato un sistema SOG. Noi non abbiamo mai avuto problemi a utilizzare la cassetta per così tanto tempo. Devo dire che ne abbiamo una cassetta di scorta che utilizziamo quando non possiamo scaricare molto frequentemente. Qui dietro abbiamo messo questo legno molto comodo per fare dei lavori di manutenzione e qui abbiamo la cinghia per trainare noi o altre persone che sono in difficoltà. È molto importante essere capaci di cambiare una gomma forata da soli. Qui noi abbiamo un winch con cui riusciamo attraverso l'utilizzo di altri attrezzi a tirare giù la ruota senza fare troppa fatica. Anche l'impianto idraulico è molto semplice ed è tutto localizzato in questo piccolo gavone. Qui abbiamo la pompa dell'acqua, un vaso d'espansione e poi anche un rubinetto esterno per attaccare una doccia esterna. Qui poi ho anche una connessione per il gas esterna che mi può consentire di utilizzare un fornello all'aperto. È tutto contenuto in questo piccolo gavone che è perfettamente sigillato. Qui sotto invece ho le nostre 2 bombole del gas che cerco sempre di nascondere un po' perché c'è la gente curiosa che potrebbe creare dei problemi. Sono bloccate molto bene e chiuse da questo sportello di alluminio. È abbastanza facile trovare chi ti ricarichi le bombole del gas anche se non hanno l'attacco locale. Qui in Ecuador invece è un pochettino più complicato, per questo io mi sono costruito un adattatore e le ricarico da solo con il sistema dei vasi comunicanti. Tetto. Abbiamo qua sul tetto un portapacchi davvero molto robusto. Può trasportare davvero molto peso e io ci ho messo queste scatole d'alluminio dove all'interno ci vado a stivare tutti i ricambi che non utilizzo quotidianamente, ricambi del camion tipicamente. È importante avere molti ricambi con sé durante il viaggio, anche se normalmente si rompe qualcosa che tu non hai pensato. Però qui abbiamo spazio per stivare parecchia roba. Dopo circa 25 anni di vita del camion, il motore ha iniziato ad avere qualche piccolo problema e quindi ci eravamo accorti che qualcosa non andava. Ad esempio, ci eravamo accorti di un consumo eccessivo dell'olio. Finalmente l'anno scorso abbiamo deciso di fare dei lavori importanti al motore, quindi abbiamo cambiato parecchie guarnizioni, parecchi paraoli, insomma abbiamo rifatto completamente il motore. Ora il motore va benissimo, non abbiamo più perdite strane o consumi d'olio irregolari e ora il motore sta raggiungendo la sua massima potenza. Ora è davvero fantastico guidarlo. Abbiamo guidato in Perù dove le altitudini sono davvero elevate e abbiamo guidato da 0 metri a 4000 metri senza davvero nessun problema.
È davvero una buona macchina e se anche qualcosa si può rompere, comunque cerco di avere sempre con me i ricambi necessari per proseguire il viaggio. Il veicolo è raffreddato ad acqua, però dopo circa 25 anni di età il vecchio radiatore non andava più bene. Abbiamo deciso di sostituirlo con uno in puro rame e il posto migliore dove farlo era il Cile, il paese del rame. Siamo davvero contenti di aver fatto questo lavoro perché qui sulle montagne quando guidi hai bisogno che il raffreddamento sia davvero al massimo della sua efficienza. Insieme alla buona manutenzione del motore e della frizione, il raffreddamento è molto importante. Il nostro veicolo ha un motore diesel davvero vecchio stile ed è fornito di 2 filtri del diesel. Questo è il filtro più piccolo, è separabile e si pulisce molto semplicemente. Poi abbiamo il filtro principale vero e proprio, che è in carta, quindi sostituibile, e devo dire che io faccio tutti i lavori da solo, è molto semplice, è divertente farlo e sono sicuro di ciò che è stato fatto. Qui in Sud America i vecchi motori diesel funzionano molto meglio che quelli nuovi, soprattutto in altitudine, dove i nuovi motori hanno dei problemi dovuti all'elettronica. Questo mezzo non ha elettronica e quindi non ha problemi. Questo è un veicolo che riteniamo essere molto sicuro e quindi io quello che posso raccomandarvi è di fare un'esperienza come questa perché è fantastica.